Buongiorno a tutti e bentornati. Oggi smontiamo il pannello porta anteriore di questa Toyota Aygo X del 2024. Per farlo avremo bisogno di davvero pochi attrezzi: un cacciavettino a taglio, un cacciavite a croce, una chiave da 10, le nostre immancabili leve di plastica per non rovinare niente, un po' di shampoo e poi per il vetro dello specchietto una ventosina. Cominciamo. Allora, cominciamo a cercare le vitiche di fissaggio del nostro pannello porta. La prima la troviamo qui, dalla maniglia della porta. Aiutandoci con un cacciavettino a taglio, apriamo il coperchietto e troviamo la prima vite, che è una croce. Leviamo, ecco qua. Mentre le altre viti di fissaggio le troviamo sotto la plastica della maniglia e dell'alzavetro. Per levarla ci aiutiamo con la nostra levetta in plastica, facendo attenzione a non rovinare niente. La puntiamo qua su un angolino e facciamo leva. È tutta a incastro, quindi si alza abbastanza facilmente. Ecco qua. Qui abbiamo l'alzavetro e le vitine sono una e due, sempre a croce, quindi le leviamo. Sono in un posto un po' del cavolo a tirare, la si svita, poi non si riesce a levare. Una e due. In questi casi sarebbe utile un po' di stucco idrofugo da mettere sulla punta del cacciavite. L'ho fatto vedere in altri video come farlo, è veramente utile. Ok, allora levate le nostre viti, scolleghiamo il connettore qui dell'alzavetro. Basta premere questa linguetta qui e tirare e lui si scollega. A questo punto il nostro pannello porta è completamente libero di uscire. Ora, per scastrarlo da tutti i suoi incastri che ha lungo tutta la sua circonferenza, iniziamo facendo leva con la nostra levetta. Io consiglio quelle larghe, appunto perché fanno meno danni e fanno più forza. Quindi cominciamo a puntare la nostra levetta e a spingere. Tac. Se scende qualche molletta non c'è nessun problema, basta che poi ci ricordiamo di rimetterle. Ok. Una volta fatte saltare tutte, piano piano, un po' di pazienza, cercando di non fare appunto danni. Ecco qua. Il nostro pannello porta è scollegato. Per staccare anche la maniglia bisogna tirare questo incastro e far uscire la pallina dalla maniglia. 1 e 2.
Perfetto, e il nostro pannello è smontato completamente. Quindi ora, se noi avessimo bisogno di smontare la cassa oppure lo specchietto, come nel nostro caso, abbiamo il via libera. Allora, per smontare lo specchietto dobbiamo levare anche questa copertura in plastica. Anche questa è totalmente a incastro, quindi sempre facendoci aiutare con le nostre levette in plastica andiamo a scastrare anche questa plastica. Ecco qui, 1, 2, 3 incastri, uno qui nella parte interna e gli altri 2 sulla parte alta, diciamo. Ok, a questo punto abbiamo libero accesso al nostro specchietto. Il connettore dello specchietto è questo qui, anche qui basta premere la linguetta bianca, questa linguetta bianca, questa, tirare e il connettore viene via. Qui facciamo uscire il cablaggio ed ora con la nostra 10 a tubo svitiamo le viti che tengono lo specchietto. La prima, stiamo attenti a non farla cadere dentro, quindi quando arriviamo il prima possibile, se riusciamo a tenerla, la blocchiamo con l'unghietta. Seconda, anche perché se ci dovesse cadere all'interno dobbiamo poi smontare questo pannello oppure la cassa e non è divertente cercare poi una vite che ti gira nella porta. 2 e 3. A questo punto questa è l'unica vite che tiene lo specchietto. Solitamente hanno degli incastri di sicurezza, però è sempre meglio tenere una mano per impedire allo specchietto di cadere, perché in questo momento lo specchietto è libero. Ora, per togliere il nostro specchietto basterà tirare e il nostro specchietto è libero di uscire. Ecco fatto, specchietto smontato. Come sempre, se volessimo a questo punto levare la nostra calotta e il nostro vetro, io consiglio sempre di partire levando lo specchio. Per levare lo specchio ci facciamo aiutare dalla nostra ventosina, spruzziamo un po' di sapone sul vetro e ci facciamo aiutare dalla nostra ventosina, puntiamo la ventosina sul vetro e con l'aiuto della ventosina e della nostra leva in plastica facciamo forza per scastrare il vetro. Ecco fatto. Il vetro ha 4 incastri, tutto intorno, non so se si vede. Facendo in questo modo con la ventosina e con una leva larga veramente diventa molto facile levare il vetro di questa Toyota. Se invece dovessimo levare anche la calotta, a questo punto qua, per scollegare basta tirare questo connettore indietro, ha queste linguette di blocco che vanno allargate. Adesso vi faccio vedere, va allargata questa linguetta qui e questa linguetta qua, vanno allargate un pelino per far sì che si leva il connettore. Ecco qua, allargando le levette riusciamo a smontare il nostro, vi faccio vedere le levette, riusciamo a levare il nostro vetro. A questo punto
per la calotta abbiamo accesso agli incastri. Questo è fondamentale perché ci evita di romperla, di rompere gli incastri della calotta e quindi poi tribulare per riattaccarla. Quindi a questo punto abbiamo gli incastri della calotta, possiamo già farli saltare dall'interno con un cacciavitino a taglio, appunto. 1, 2. Già solo puntando il cacciavitino a taglio e facendo leva sugli incastri si sente la calotta che comincia a muoversi dietro. Perché qui dietro si è già allargata un pelino la calotta. A questo punto la calotta è allargata, noi possiamo aiutarci con la nostra levetta in plastica, puntandocela, e la teniamo larga e continuiamo a far saltare le clip che tengono la calotta. È tutto a incastro, quindi ci vuole un po' di pazienza, non bisogna fare troppa forza, il giusto, perché troppa forza rischiamo di romperle. È un lavoro un po' diciamo delicato. Cerchiamo sempre di non utilizzare il cacciavite sulla calotta, proprio perché la calotta è verniciata e rischiamo di rovinare la vernice della calotta. Usiamola solo all'interno e all'esterno la leva in plastica, così. Bisogna fare un po' di attenzione per non romperli i nostri attacchi. È un lavoro un po' delicato, ma non impossibile. Ecco qua, e abbiamo levato la nostra calotta senza rompere neanche un incastro. Come vedete, gli incastri sono 1, 2, qua, qui. Perfetto. Grazie mille della visione, e se non l'avete ancora fatto vi invito ad iscrivervi al canale ed attivare la campanella per non perdervi i nuovi video. Alla prossima!